Una delle erbe aromatiche che in assoluto preferisco è il basilico. Sentite che profumo? No, non lo sentite, ma lo immaginate. E con questo ci facciamo un buonissimo pesto alla genovese. Come? Seguitemi! Per fare un ottimo pesto, oltre ad avere un bellissimo basilico fresco, bisogna avere un robot da cucina munito di lame. Questo si chiama cutter. Ovviamente, tantissimo tempo fa si faceva con il mortaio. Non diciamo alle genovesi che noi adesso usiamo questo, ma questo è un attrezzo che quasi tutti abbiamo in cucina e che in 5 minuti ci permette di fare un ottimo pesto. Prima di tutto laviamo il basilico e asciughiamolo. Se non avete un cutter potete utilizzare anche un frullatore. Quindi lame, mettiamo all'interno il nostro basilico. Per quanto riguarda l'aglio, naturalmente dipende un po' dai vostri gusti. Io di solito per un pesto, diciamo per 4 persone, ne metto uno spicchetto molto piccolo, potreste anche utilizzarne mezzo spicchio, se invece a voi piace mettetene quanto ne volete. Prima cosa quindi mettiamo il basilico, possiamo inserire anche i formaggi grattugiati, mettiamo un po' di olio, non tutto, e cominciamo la prima frullata. È bene non surriscaldare troppo il pesto, quindi non state a frullarlo per molto tempo, piuttosto fate delle piccole frullate, spegnete e poi ricominciate per una manciata di secondi, magari 20-30 secondi. Adesso aggiungiamo i pinoli, altro ingrediente fondamentale per un pesto alla genovese. Mettiamo anche un pizzichino di sale, non troppo perché i formaggi, come sapete, sono già molto sapidi, e aggiungiamo l'altra dose di olio. E ora frulliamo di nuovo. Mia figlia Laura studia all'estero e quando torna in Italia ama mangiare la sua pasta con il pesto, ma non ama l'aglio. Quindi tolgo un vasetto di pesto senza aglio e glielo metto in freezer, così quando tornerà dall'Inghilterra potrà mangiare la sua bellissima pasta con il pesto, proprio come piace a lei. Guardate che colore! Il pesto si fa veramente in 5 minuti e fatto in casa ha tutto un altro sapore. Ed ecco il pesto per Lauretta. Ora accontentiamo invece quelli a cui piace l'aglio, come me per esempio. Quindi spicchettino d'aglio e frulliamo di nuovo. Profuma come piace a me. Questo è il pesto con l'aglio, quello proprio classico. Anche per quanto riguarda la consistenza del pesto ci sono un paio di scuole di pensiero. Chi lo vuole cremosissimo e chi invece preferisce averlo un pochino più grezzo, un pochino più grumoso. Questo dipende molto dai vostri gusti personali. Se lo volete più cremoso, frullatelo di più, altrimenti se lo volete un pochino più grezzo, frullatelo di meno e rimarranno dei pezzettini. Adesso vado a mettere via tutte le mie conserve. Ciao!